Ci sono nuove petizioni di Andrea Cionci. Le petizioni le fa lui, le fa anche da solo. Le petizioni non le facciamo noi con le nostre firme. Noi possiamo partecipare alle sue petizioni per dargli un po' di peso popolare. Quanti ragionamenti e quante paure per 2 clic al Vaticano. Per quanto riguarda la sede impedita, che è stata collegata alle messe illecite, adesso un paio di video su un testo di Benedetto XVI, poi un video sul canone 412, uno sulle linee logiche e giuridiche, infine video sulla maggiore dimostrazione finora presentata. Vediamo se sarà sufficiente. In mezzo riprenderò lo statuto del sodalizio. Ehi, scopriamone alcune. Febbraio 2025, Mark Voice. Parentesi. La questione sede impedita non è una cosa da tifosi milanisti, interisti, romanisti, laziali, tra chi dice che Benedetto XVI era in sede impedita e chi no. La sede impedita è la spiegazione da parte di un gruppo di lavoro di tutta la questione Declaratio Conclave Bergoglio. Perciò quello che viene comunemente considerato il risultato da raggiungere, cioè capire se Benedetto XVI era o no in sede impedita, non è il vero risultato. Infatti, anche se Benedetto XVI non fosse stato in sede impedita, Bergoglio sarebbe antipapa ugualmente. Ma per moltissimi ormai la convinzione è diversa. Per cui il vero risultato da raggiungere è la comprensione della Declaratio, tanto che se la maggior parte degli interessati avesse seguito tutte le parole della Declaratio, da cima a fondo, fino a ragionare come Benedetto XVI, oggi non ci sarebbero né i legittimisti pro Bergoglio, né la sede impedita degli anticardinali e degli anti-Bergoglio. Perché di pro Benedetto XVI, modestamente, solo io. Perciò, prima di cominciare progressivamente a comprendere se è possibile applicare a Benedetto XVI il canone 412, sede impedita, cosa che richiede diversi video, vi anticipo l'informazione importante del quarto video. La sede impedita, per come è stata presentata dal gruppo dei 5, senza fare nomi, un giornalista, 2 latinisti, 2 avvocati, è una linea logica e giuridica separata dalla linea logica e giuridica del numero 77 della Universi Dominici Gregis. Perché qua è Benedetto XVI che compie l'azione, quella di rinunciare al ministerium, secondo quanto ha scritto nella Declaratio, per cui Bergoglio è antipapa. Invece là ci sono alcuni cardinali che compiono l'azione, quella di approfittare della data del 28 febbraio, scritta nella Declaratio, per commettere il reato contro il Papa di riduzione alla sede impedita. È questa separazione, questa differenza, la cosa più importante da sapere prima di affrontare la domanda se Benedetto XVI era o no in sede impedita canone 412. Questa differenza tra le due logiche la vedremo in dettaglio come minimo nel quarto video. Perciò nel frattempo poca tifoseria. Intanto leggete, rileggete con calma la Declaratio, da cima a fondo, fino a ragionare come Benedetto XVI, perché lì c'è scritto tutto, in chiaro, sapendo pure che il numero 77 è la soluzione.
di tutta la questione, declaratio conclave Bergoglio. Chiusa parentesi. Sede impedita, canone 412, e Benedetto XVI che dice: ritengo giusto pubblicare. Il commento che ho ricevuto dal tono moralistico: temo che per giustificare la messa una cum tu sia arrivato a negare la sede impedita, mi è arrivato proprio nel momento in cui, per spiegare Don Minutella e Luca Brunoni, stavo trattando il testo di Benedetto XVI del 2019 sulla crisi della fede, della cultura e della Chiesa. Questo testo è preceduto da una introduzione che è estremamente utile per valutare, dalle parole di Benedetto XVI stesso, se lui fosse in sede impedita, secondo il canone 412, almeno dal 1 marzo 2013 all'11 aprile 2019, data della pubblicazione della sua comunicazione. Verso la metà dell'introduzione, Benedetto XVI scrive prima di contatti con i presunti impeditori, a seguito di contatti con il segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, e con lo stesso Santo Padre. Poi scrive dell'iniziativa personale di pubblicazione di un proprio testo. Ritengo giusto pubblicare su Klerusblatt il testo così concepito. Per capire da questa vicenda se Benedetto XVI si trovasse in sede impedita canone 412, occorre ricavare due informazioni, una utile, l'altra necessaria. L'informazione utile è se i contatti con i presunti impeditori sono stati in accordo oppure in disaccordo con gli obiettivi di Benedetto XVI, mentre l'informazione necessaria è se i contatti con i presunti impeditori sono stati concretamente impedenti totalmente oppure irrilevanti per la comunicazione di Benedetto XVI ai destinatari. Perché una è utile, l'altra è necessaria? Allora, l'informazione sull'accordo o il disaccordo di Parolin e di Bergoglio con gli obiettivi di Benedetto XVI è solamente utile perché per il canone 412 l'opinione degli impeditori non influisce sulla sede impedita. Per il canone 412 occorre valutare il totale impedimento fisico di poter comunicare di Benedetto XVI. Però l'informazione è utile perché se gli impeditori fossero stati addirittura in disaccordo con Benedetto XVI, ma poi lui ha ugualmente pubblicato una propria comunicazione, allora la sede impedita 412 di Benedetto XVI è già fortemente dubbia, perché avremmo già una comunicazione di Benedetto XVI libera nella pubblicazione. Tuttavia, la comunicazione non deve essere solo libera, ma anche originale, autentica. Abbiamo bisogno di questa seconda informazione. Infatti, in questa vicenda, Benedetto XVI afferma chiaramente di aver comunicato liberamente. Ritengo giusto pubblicare su Klerusblatt il testo così concepito. Però, accertata questa libertà della comunicazione, occorre accertare anche la libertà del contenuto, ossia la sua originalità, secondo le intenzioni dell'autore. In pratica, se l'introduzione e il testo sono stati o concordati o censurati o autocensurati.
Questa è l'informazione necessaria per poter applicare oppure no il canone 412, sede impedita, a Benedetto XVI in questa vicenda. Perché, anche se il canone 412 non lo specifica, è chiaro che le comunicazioni del Papa debbano essere libere, e questa lo è stata, e anche originali. Altrimenti sarebbero comunicazioni o estorte, o concordate a forza, o false. Per cui in questo video indaghiamo l'originalità dell'introduzione. Nel prossimo video indagheremo l'originalità del testo, che è più importante. Testo anche pubblicato oppure invece pubblicato? All'inizio, a chi e a che cosa serviva il testo successivamente pubblicato? Ci dice tutto Benedetto XVI nell'introduzione. Benedetto XVI ha iniziato l'introduzione fornendo l'occasione e i soggetti in questione. Scrive: dal 21 al 24 febbraio 2019, su invito di Papa Francesco, si sono riuniti in Vaticano i presidenti di tutte le conferenze episcopali del mondo. Poco dopo fornisce il periodo di tempo del proprio lavoro, il risultato del lavoro e lo scopo. Nel lasso di tempo che va dall'annuncio dell'incontro dei presidenti delle conferenze episcopali al suo vero inizio, ho messo insieme degli appunti con i quali fornire qualche indicazione che potesse essere di aiuto in questo momento difficile. Insomma, Benedetto XVI ci ha voluti informare proprio per bene su quanto era accaduto prima dei contatti con Parolin e con Bergoglio e prima della pubblicazione. Fino a qui si ricava, aggiungendo qualcosa, che entro il 21 febbraio questi appunti erano già pronti, che erano indirizzati probabilmente solo ai presidenti di tutte le conferenze episcopali, con lo scopo che potessero essere di aiuto probabilmente solo ai lavori della riunione. Dopodiché Benedetto XVI prosegue informandoci dei contatti e della pubblicazione. A seguito di contatti con il segretario di Stato cardinale Pietro Parolin e con lo stesso Santo Padre, ritengo giusto pubblicare su Klerusblatt il testo così concepito. Quindi, riassumendo tutta la vicenda in modo neutrale, gli appunti preparati certamente entro il 21 febbraio, destinati ai presidenti delle conferenze episcopali perché potessero essere di aiuto nella riunione, sono diventati un testo rivolto o anche o invece ai lettori della rivista mensile Klerusblatt col numero di aprile. Aprile perché probabilmente l'opportunità del mese di marzo è saltata perché in ritardo tecnico. Come si vede, con queste informazioni ancora non si può pensare male dei contatti con Parolin e con Bergoglio verso la comunicazione di Benedetto XVI, perché il suo lavoro può anche essere stato sia consegnato in forma di appunti ai presidenti delle conferenze episcopali, sia pubblicato in forma di testo ai lettori della rivista Klerusblatt. Comunque, per la questione sede impedita 412, anche se gli appunti non fossero stati consegnati ai presidenti, l'introduzione dichiara chiaramente la libertà di pubblicazione
di una comunicazione composta da una introduzione e un testo al mensile Klerusblatt. Per cui, a questo punto, come già detto, per applicare il canone 412 a Benedetto XVI, occorre valutare l'originalità dell'introduzione e del testo, ossia se questi rispettano la mentalità di Benedetto XVI e magari se sono scomodi per Bergoglio e per il gruppo intorno a lui. Il testo lo vedremo nel prossimo video. Intanto, se l'introduzione contenesse delle informazioni scomode verso Parolin e Bergoglio, allora si potrebbe stabilire che essa è originale e che Benedetto XVI non era in sede impedita canone 412, in attesa però di indagare anche il testo, perché i presunti impeditori avrebbero potuto lasciare l'introduzione originale e manomettere solo il testo. Intanto alleniamoci. Per esempio, nell'introduzione, Benedetto XVI ha usato la parola scomoda giusto. Per l'introduzione, Benedetto XVI non era in sede impedita 412. Per pensare male dei contatti con Parolin e con Bergoglio, occorre considerare l'uso che Benedetto XVI ha fatto del termine giusto. Ritengo giusto pubblicare su. Sembra proprio che questa pubblicazione del testo sia una risposta di Benedetto XVI contraria al disaccordo di Parolin e di Bergoglio verso i suoi obiettivi. Sembra dire: loro hanno ritenuto giusto alcune cose, invece io ritengo giusto pubblicare su. Infatti Benedetto XVI avrebbe potuto scrivere in modo più neutro: ho deciso di pubblicare su. A seguito di contatti con, ho deciso di pubblicare su. Invece, usando l'aggettivo giusto, Benedetto XVI ha proprio precisato che se non l'avesse fatto pubblicare, non sarebbe stato giusto. Probabilmente non sarebbe stato giusto verso l'aiuto in questo momento difficile. Dunque, sembra che dall'altra parte Parolin e il Santo Padre non ritenessero giusta la comunicazione di Benedetto XVI o ai presidenti, o a Klerusblatt, o a entrambi. Un caso di disaccordo e forse di comunicazione ostacolata, non impedita. Per la valutazione della sede impedita canone 412 abbiamo con la parola giusto la rivelazione a noi di un disaccordo tra le due parti su quali fossero gli obiettivi giusti. E, come risposta al disaccordo di Parolin e di Bergoglio, abbiamo comunque la pubblicazione del testo da parte di Benedetto XVI. Dunque, questa introduzione, essendo scomoda verso Parolin e Bergoglio, è certamente originale. Pertanto, avendo una introduzione originale e pubblicata liberamente, il canone 412 sede impedita sarebbe impossibile da applicare a Benedetto XVI. Tuttavia, l'introduzione non è la parte più importante della comunicazione. Occorre fare la stessa ricerca soprattutto sul testo.
occorre cercare l'originalità del testo rispetto alla mentalità di Benedetto XVI e magari trovare qualcosa di scomodo verso Bergoglio e verso l'ideologia religiosa di cui è il portavoce. Prossimo video. 2 possibili disaccordi con Benedetto XVI. Qual è l'argomento del disaccordo sugli obiettivi? Benedetto XVI non l'ha scritto. Vi sono almeno 2 possibilità. Prima possibilità. Gli appunti di Benedetto XVI non sono stati consegnati ai presidenti delle conferenze episcopali durante la riunione. Sarebbe una comunicazione impedita, proprio come indica il canone 412 riguardo la totalità delle comunicazioni. Allora, nei contatti con Parolin e Bergoglio avvenuti durante la riunione o subito dopo di essa, questi due o non erano d'accordo con Benedetto XVI circa l'invio degli appunti ai presidenti dopo il termine della riunione, oppure non erano d'accordo con la pubblicazione del testo su quotidiani, settimanali o mensili, o tutti e due. Tuttavia, Benedetto XVI non ha tenuto conto del loro disaccordo e ha ritenuto giusto pubblicare un testo. Però, come compromesso, per non contrariare troppo le sensibilità di Parolin e Bergoglio, si è limitato ai lettori di uno sconosciuto mensile bavarese. Infatti, avrebbe potuto inviare gli appunti per email ai presidenti delle conferenze episcopali. Oppure l'ha fatto, però non l'ha scritto nell'introduzione. Seconda possibilità riguardo al disaccordo sugli obiettivi. Gli appunti di Benedetto XVI sono stati correttamente consegnati ai presidenti delle conferenze episcopali, ma in più Benedetto XVI voleva anche pubblicarli su uno o più organi di informazione importanti. Parolin e Bergoglio non hanno ritenuto giusto che lo facesse. Tuttavia, Benedetto XVI non ha tenuto conto del loro disaccordo, ma, come compromesso, ha ritenuto giusto pubblicarli almeno su uno sconosciuto mensile bavarese, anziché sull'Osservatore Romano. Tuttavia, questo secondo obiettivo di Benedetto XVI, della pubblicazione ad ampia risonanza, è meno probabile, perché nell'introduzione ha scritto di aver messo insieme gli appunti solo per la riunione dei presidenti delle conferenze episcopali, non per il mondo intero. Conclusione: Benedetto XVI ancora non è in sede impedita. Pertanto, fino a qui, dalle informazioni fornite da Benedetto XVI stesso, si può ipotizzare al massimo l'autolimitazione della propria comunicazione, ma certamente non il suo totale impedimento da parte di altri. Perché è Benedetto XVI stesso che ha scelto di non inviare gli appunti ai presidenti dopo la riunione. O forse li ha pure inviati, ma non lo ha scritto nell'introduzione. Poi, è lui che ha scelto la diffusione su un piccolo mensile bavarese, anziché sul Corriere della Sera. Infine, è lui che ha scelto di preparare un testo che potrebbe essere diverso in qualcosa dagli appunti preparati per i presidenti. Come si constata, per quanto riguarda la libertà di comunicazione di Benedetto XVI, di impedimenti totali da parte di altri, canone 412, non se ne vedono.
Ora, come visto, l'introduzione contiene informazioni scomode verso alcuni dei presunti impeditori, Parolin e Bergoglio. Ciò dimostra che l'introduzione è certamente originale. Non è stata concordata, non è stata censurata. Per cui, per poter applicare a Benedetto XVI il canone 412 sede impedita, è necessario che il testo della pubblicazione non sia originale. Nel prossimo video indagheremo se il testo è scomodo verso Bergoglio quanto o magari più dell'introduzione. Tuttavia, ripeto, la cosa importante non è se Benedetto XVI era in sede impedita oppure no, ma che la sede impedita, per come è stata presentata dal gruppo dei 5, è una linea logica e giuridica separata dalla linea logica e giuridica del numero 77 della Universi Dominici Gregis. Perché qua c'è Benedetto XVI che compie l'azione, quella di rinunciare al ministerium, per cui Bergoglio è antipapa. Invece, di là, ci sono alcuni cardinali che compiono l'azione, quella di approfittare della data del 28 febbraio scritta nella Declaratio per commettere il reato contro il Papa di riduzione alla sede impedita. È questa differenza la cosa più importante da sapere per comprendere la Declaratio, nonostante l'ipotesi della sede impedita che si ha ormai in testa. Comunque, al prossimo video.